Sono Francesco Muscolino, funzionario responsabile dell'area archeologica di Stabia. Ci troviamo nel peristilio inferiore di Villa San Marco. Villa San Marco è una delle due ville romane riportate interamente in luce e oggi visitabili sul pianoro di Varano, poco al di sopra del centro urbano moderno di Castellammare. La villa prende il nome da una chiesa ormai scomparsa che sorgeva qui quando nel 1749 iniziarono gli scavi borbonici, dei quali questa villa conserva diverse testimonianze. Una parte dei suoi apparati decorativi, sia pavimentali sia parietali, sono stati asportati in età borbonica e sono in varie collezioni, principalmente nelle collezioni del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Poi la villa fu riportata in luce nuovamente negli anni 50 del secolo scorso per volere del preside Libero d'Orsi, che avviò qui un ampio cantiere di scavo e di restauro. Prima dell'eruzione del 79 che seppellì questa villa, essa si trovava più vicina al mare di quanto non lo sia adesso, perché pur sorgendo su un pianoro alto circa 15 metri sul livello del mare, la costa era molto più vicina di quanto non sia adesso e quindi avevano un accesso privilegiato al mare, alla cosa sottostante, e questo era molto importante anche per gli scambi economici. Villa San Marco era particolarmente estesa perché oltre al peristilio nel quale ci troviamo esisteva un altro peristilio solo in parte scavato lungo più di 100 metri e aperto sul mare. E inoltre la villa aveva un proprio complesso termale privato completo e come tutte le ville di questa importanza, di queste dimensioni, anche una parte destinata alle attività produttive con depositi, alloggi per la servitù, eccetera. Uno dei tanti elementi di interesse di Villa San Marco sono le tracce che sono rimaste delle attività di scavo borboniche. Vi sono ad esempio degli affreschi che sono stati staccati ed attualmente sono sostituiti da copie, come ad esempio su un lato del peristilio, quello nel quale ci troviamo, tutti i tondi con vedute furono interamente staccati e sono sostituiti da copie, altri invece furono staccati in maniera più selettiva. Ad esempio, sempre in questo peristilio vi sono dei riquadri con scene di giardino, furono staccate soltanto quelle che avevano alla base una veduta. Alle mie spalle la breccia che si vede nel muro è proprio il risultato di queste attività di scavo borboniche, quindi dobbiamo immaginare questo punto tutto ricoperto ancora dal materiale vulcanico ed esplorato per mezzo di gallerie che normalmente poi dopo gli scavi vengono richiuse, vengono murate. In questo caso però è stata lasciata aperta proprio per dare un'idea di come avvenivano questi scavi. La breccia è tra il peristilio e l'ambiente utilizzato come cucina della villa, la grande cucina della villa.